Che bello. Ed eccoci arrivati ad Ostuni, dove il meteo ci aiuta ad ammirare la città bianca. A Brindisi invece esaminiamo le vie da percorrere quest'anno ed infine a Lecce... Beh, è una lunga storia. Quest'oggi la strada ci porta verso Ostuni. Wow! È fantastica, poi con questa nuvola sopra è ancora più bianca. Grazie a Tom Tom che ci siamo persi, abbiamo visto Ostuni bianca. Questa volta parcheggiamo sotto la ruota panoramica. Vabbè. Devo fare un piccolo chiarimento. Noi abbiamo seguito il navigatore verso il parcheggio, ma non solo il navigatore, abbiamo seguito anche la segnaletica stradale e a un certo punto ci siamo trovati davanti ZTL attiva. Per fortuna in qualche modo siamo riusciti a uscirne, ma se avevamo un camper più grande era una cosa impossibile. Comunque il parcheggio è al centro sotto la ruota panoramica. Questo viaggio è proprio carpe diem. Devi proprio cogliere l'attimo quando non piove. Ma comunque un parcheggio con una vista spettacolare. Un tentativo lo facciamo? Proviamo. Ci siamo stufati di stare nel camper e comunque volevamo verificare perché Ostuni è la città bianca, anche se abbiamo già visto qualcosina dal camper quando stavamo arrivando, perché alla fine quando siamo stati sia ad Alberobello che Cisternino, Locorotondo sono tutte bianche, ma perché questa qua è più bianca? E qui stanno ristrutturando qualcosa. È sempre bello vedere che ristrutturano qualcosa. Ma io qualcosa l'ho letto, il calce era un materiale facilmente reperibile già dal Medioevo, è stata usata per imbiancare le anguste stradine del centro storico, per dare più luce. E non solo, quella calce poi nel XVII secolo ha fatto sì che la peste non dilagasse nella città. Ma quanto sono bravo? Oh, ma qui potete sedervi. Ebbene sì, vi potete anche sedere sulle mura aragonesi e ammirare il mare degli ulivi e dopo quello il mare azzurro. Ma credetemi, dire mare degli ulivi non è soltanto una metafora, perché questo davanti è veramente un mare verde degli ulivi, ulivi finché arriva l'occhio, o meglio dire, fino al mare. Certo, con il sole sarebbe stato diverso, ma noi siamo già grati di essere qua anche con questo meteo così. Ma se domani dovesse uscire almeno un piccolo raggio di sole che lo danno tra le 8 e 8 e un quarto, torneremo a fare le riprese. Speriamo che si possa passare sotto. Un po' di calcinacci ci sono. Ma lì, sulle mura, fa così freddo che vale la pena rischiare la vita. Andiamo di qua. Ombrello giallo? How I Met? Amore, ombrello verde, mi dispiace. Che sa che non ho argomenti per ribattere. Wow! Ma guarda che posto spettacolare per prendere caffè. Ora andiamo di là. E si continua a salire. E qua si può anche lavorare. Finalmente vedo un po' di luminarie. Probabilmente il posto giusto per noi. Si scivola? E anche qui ad Ostuni vi farò vedere dove sono i locali. Blue's overrated, we all outdated, we all so jaded, we all lost love like love's our savior. It's a dark place when it's all about the paper, cutting pretty cards. Si sentono le bottiglie anche qua. E incomincia a piovere. E finalmente abbiamo trovato la casa con la porta blu. Che è questa qua? Avete presente la famosa porta blu di Venezia che tutti ci vanno a fotografarla e nessuno sa cosa ci sta dietro tranne Nadia degli organizzati. Qua ad Ostuni non c'è nessun mistero, dietro questa porta qua c'è un bed and breakfast. L'arco Scopa alle mie spalle una volta collegava il palazzo vescovile al seminario ed era fatto di legno. C'è il gatto di Ostuni, che bello! Non posso non andare a vedere quegli archi lì.
e purtroppo piove sempre di più e noi non abbiamo nessuna protezione per la Sony, quindi ci affrettiamo. Ci sono dei vicoli pazzeschi. L'obelisco dietro alle mie spalle con la statua di Santo Ronzo, che è protettore della città di Ostuni. Quando hanno dovuto restaurarlo, l'hanno smontato pezzo per pezzo. Il restauro è stato effettuato nel chiostro del comune, così tutti i cittadini potevano seguire i lavori. The next morning. E stamattina con tutto parcheggio completamente vuoto, è arrivato il tedesco e ci ha quasi urtati perché qui praticamente non c'è spazio dall'altra parte. Questo Matteo Di Manfrida lo chiama sindrome condominio. E purtroppo il meteo non è cambiato, piove ancora. Ci spostiamo perché dobbiamo anche caricare le batterie. Perché si sta verificando la stessa situazione nella quale eravamo l'anno scorso quando eravamo a Cilento, sempre nel mese di aprile maledetto, ma lì eravamo molto più fermi e siamo riusciti nel giro di 3 giorni a scaricare completamente le batterie. Sì, perché noi alla fine consumiamo tantissimo, oltre al frigorifero e al riscaldamento che sta andando da ieri pomeriggio, abbiamo 2 computer, 2 telefoni, le batterie delle varie videocamere eccetera. Con i pannelli riusciamo a caricare quando c'è sole. Ora piove in continuazione. E ora ascolteremo un CD Che ci hanno regalato a Monopoli. Abbiamo trovato la colonna sonora del nostro viaggio in Puglia. Sull'orlo della sera, ma senti come cala la cicala sull'orlo della sera. Il signore l'abbiamo conosciuto a Monopoli e veramente ci fa stare bene. Ma senti come cala la cicala, ma senti come cala la cicala sull'orlo della sera, ma senti come cala la cicala sull'orlo della sera. Pensavo di non trovare mai un paesaggio che mi cattura più delle Dolomiti, ma vi devo dire, qui sono commosso. Dopo quante ore? Oh, non lo so, ho perso il conto. Ha smesso di piovere per il momento e andiamo a fare un giretto. No, non è che ha smesso di piovere, ha smesso di diluviare perché... Che è diverso. Ecco. Brindisi una volta era chiamata la Porta d'Oriente, ma lo è anche oggi perché proprio lì dietro alle mie spalle ci sono traghetti in partenza verso Grecia e Albania. Nella città entriamo dalla Porta Lecce e saliamo pure sopra la porta. Oh, ma che piazza che c'è qua sopra! Noi siamo arrivati da lì? Che fai? C'è un sassolino nella scarpa. Bisogna essere un po' più precisi, questo non è la piazzetta sopra la porta, ma il bastione di Levante. Ma dobbiamo spiegare perché siamo venuti a Brindisi. Sì, era sul nostro itinerario, ma visto che il sogno della nostra vita è diventare influencer, dovevamo passare per forza. Bellissimo. In quanto prima di noi sono già passati gli altri. Per esempio, Cicerone, che ha scritto le lettere brindisine, Virgilio, che è anche morto qui, poverino, Giulio Cesare, Federico II, che la definì figlia solis, ma che se oggi non sembra proprio figlia del sole, e molti altri. Alla fine è tutto merito del balsamo. Girandomi sono rimasto senza fiato. È pazzesco. Questa ovviamente è la cattedrale di Brindisi del XII secolo e questo è stile romanico pugliese del quale io mi sto letteralmente innamorando. Non che non lo conoscessi prima, a vederlo sulle foto, sui video e vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa. Attaccata al Duomo si trova la loggia dei Templari che noi pensavamo effettivamente contenesse chissà che mistero, invece no, era solo una loggia del Palazzo Vescovile. Guardate come è stata restaurata, guardate che dettagli. Poi subito accanto si trova anche il museo archeologico. Wow! E ora ci addentriamo nella strada delle colonne. Questo qua è il Duomo ovviamente. Oh, la cattedrale è bella da ogni lato. E già incominciamo a intravedere le colonne. Ma come l'hanno messo su? E più che come, quando? Fa freddo.
E come ha detto Sasha, non si capisce quando le hanno posizionate. Prima si pensava erroneamente che segnavano la fine di via Appia che collegava Roma con Brindisi. Invece queste due colonne erano rappresentate nel simbolo della città già nel XIV secolo. Purtroppo una è crollata e l'altra, per proteggerla durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, era stata addirittura smontata. A 2 passi dalle colonne, dietro le mie spalle, si trova la casa dove visse Virgilio. Infatti c'è anche una targa commemorativa. E questa è la scalinata, Virgilio. L'unica cosa che non riesco a capire è che è tutto vuoto, non c'è nessuno da nessuna parte, sembra il Covid. Dio Stanno non lavorando, stanno lavorando. Ah, ho capito. Tutto chiuso, panino con polpo, cioè tutte le cose buone, tutto chiuso. Speriamo almeno di trovare un caffettino. Io ovviamente i porti non me li perdo, assolutamente. Qui non ci sono tante barche. Sembra che una bella parte è ormeggiata dall'altra parte. Ma quella roba lì? Che cos'è? Andiamo a vedere. Qualcuno riesce a illuminarmi di cosa si tratta? A vederli da qua sembrano proprio dei rimorchiatori. Madò, come mi farei un giro sopra. Anche i palazzi qui davanti al porto sono fantastici. Finché non la vedi con i tuoi occhi non riesci a renderti conto quanto è grande. Abbiamo trovato su Wikipedia che una nave di classe San Giorgio, una nave da sbarco anfibia. E prima di andare via, come facciamo a non nominare il nostro amico Federico II, che anche qua ha fatto un castello? Ed eccolo qui. Ma non andiamo fin lì, fa troppo freddo. Andiamo a trovare il caffè. Hai preso? Il barista ci ha consigliato il pasticciotto, io ho preso quelli con la crema. Guarda che bella crema. Ordino un altro. È ovvio che non è la prima volta che mangio un pasticciotto, ma non l'ho mai mangiato a queste latitudini e non ha niente a che vedere con quelle che ho mangiato prima. Pure cappuccio è buono. Ogni tanto bisogna essere fortunati quando si entra nel bar per riscaldarsi. Qui si sta così bene che non c'ho voglia di andare via. E prima di andare via da Brindisi vi regaliamo questa bellissima chicca. È un murales realizzato dai ragazzi del liceo che rappresenta le vie dei pellegrini che partono ovviamente da Canterbury e poi attraversano tutta l'Italia per arrivare a Brindisi, anche per far vedere l'importanza del Brindisi, nella via dei pellegrini per arrivare a Gerusalemme. È la via Francigena, va di là. Ed eccoci tornati. Appena rientrati, acceso riscaldamento neanche fosse dicembre, la doccia e cena e speriamo che domani veramente ci sarà quella giornata di sole che il meteo ci promette da giorni. Early the next morning. Benvenuti a Lecce! Noi abbiamo parcheggiato di là, dall'altra parte di questa mega rotonda. Partendo da quel parcheggio, il primo grande che trovate dopo la superstrada, la prima cosa che trovate sono queste mura urbiche. E finalmente è uscito anche il sole. E subito trovate i resti dell'antica strada romana e la via Traiana Calabra, che è un prolungamento della via Appia che attraverso Brindisi e Lecce arriva fino ad Otranto. Sembra che questa via portava proprio verso Porta Napoli per entrare in città, che è quella dove entreremo anche noi. Non profuma, chi lo sa, me lo scrive nei commenti per favore. E questa dove porta? Questo sembrano essere proprio i giardini interni. E da qua tutto quanto si vede meglio, ma si vedono anche i resti del fossato creato dal nostro amico Federico II. Una sensazione che Federico abbia vissuto almeno 200-300 anni. E nella città entreremo dalla Porta Napoli. Non siamo neanche entrati nel centro storico e siamo già stati accolti da questa meraviglia architettonica, perché Lecce è la più barocca tra le barocche, è la capitale del barocco pugliese. Abbiamo beccato il micio leccese. Centro storico di Lecce fatto con la pietra leccese che dà a tutti i palazzi un colore quasi dorato. Peccato che non è illuminato dal sole, ma è lo stesso uno spettacolo. Ormai è tardi, non abbiamo ancora fatto la colazione, ma qui non riesci a fare 2 metri senza fermarti. E qui abbiamo anche un fiocco.
Siamo fermati a fare la colazione e anche qua hanno latte senza lattosio e io sono stracontenta. Ma anche questa strada qua dove ci siamo fermati a fare la colazione è stupenda. Abbiamo letto che il centro storico è molto sfarzoso, come una bomboniera. Siccome io sin da piccolo ho sempre associato le bomboniere alle cose sfarzose, ci sta benissimo. Guarda qua, crema e cioccolato, grazie. E pasticciotto? Pasticciotto crema limone quest'oggi. Guarda che meraviglia. Non potete voi sentirla, ma pesa. Questo non è roba suggelata. Dopo vi dirò com'è crema. Per questo è cioccolato. È buonissima, sì. Questa qua è stata riempita con una cosa fresca. Ora il mio pasticciotto è delicatissimo. Mi piace ancora di più questa crema al limone che crema pasticcera. Dovrei assaggiarlo. Questa è una delizia. Questa crema è incredibile. Leggerissimo, non troppo dolce. No, non ti prendo pasticciotto. Però, aspetta un attimo. Siamo arrivati alla crema. Sono sul naso? Ma questo è stata la Vespa. Questo non è una brioche, una pasta vera e propria. Ho sbriciolato più di un bambino, però vi posso dire che dopo aver finito questo cornetto non dobbiamo fare il pranzo, o almeno non nelle prossime 3-4 ore. Tutto questo giro pugliese continua con gli intrecci di varie religioni e culture e anche qua a Lecce abbiamo trovato una chiesa ortodossa. Si tratta di una piccola chiesa conosciuta come San Nicola dei Greci, San Nicola di Mira, come quello che abbiamo visto a Bari, e a quanto pare ancora oggi si svolgono le funzioni di rito bizantino. Sembra proprio che una volta la popolazione era molto più aperta ad accogliere le altre culture, le altre religioni e mescolarsi tra di loro. Infatti ci risulta anche che questo una volta era il quartiere ebraico. Se non è così, scrivetecelo nei commenti. Qui letteralmente potreste riprendere ogni strada, ogni vicolo e creare un video pressoché infinito. E infatti dobbiamo smettere di fermarci ogni 2 secondi. Wow, ma guarda che portone! Ma che roba è? È il Palazzo Adorno, oggi sede della provincia, è uno dei più belli palazzi di Lecce e quello che lo caratterizza è questo rivestimento da fuori, bugnato liscio. E il bugnato non è altro che questa tipologia di rivestimento. Beh, liscio perché ovviamente è liscio all'esterno. Mentre il bugnato che ricopre il Palazzo Medici a Firenze è a punta di diamante. E questo è il bugnato a punta di diamante. E il Palazzo Celestini ve lo facciamo vedere in foto, perché non vogliamo raccontarvi che questo è Palazzo Celestini, perché anche questo è una foto. Però almeno possiamo entrare nel cortile per ammirarlo. Oggi utilizzato dalla provincia, una volta era il convento dei Celestini, che si può vedere anche dai chiostri e sopra probabilmente c'erano le stanze dei monaci. E come sempre le foto finiranno sul nostro profilo Instagram. E i ragazzi stanno lavorando. E siamo arrivati davanti alla Basilica di Santa Croce, che è considerata uno dei capolavori del barocco leccese, e penso che si capisce perché. È così riccamente addobbata che siamo qua da 20 minuti che stiamo cercando di capire tra le incisioni, le statue, i putti, come dice Sasha ci sono grifoni, leoni, lui ha visto pure i lemuri. Veramente bisogna fermarsi ed ammirarla da fuori. E come dicevo, questo qua era antico quartiere ebraico e siamo qui proprio sotto la cattedrale e tutti quanti riprendono la cattedrale, ma guardate che vista dalla cattedrale, per non parlare di questo vicolo accanto alla cattedrale. Noi durante questo viaggio ci siamo soffermati più nelle città che nella natura, ma anche perché magari 2 spiagge simili li potete trovare, ma una città come Lecce è unica. Una signora ci ha appena gentilmente spiegato di guardare bene i muri perché pietra leccese è caratterizzata delle conchiglie. Ma guarda qua quante ce ne sono. Sì. E sempre in questa via, dentro questo palazzo, trovate una bottega dove fanno oggetti in cartapesta. E siamo arrivati in piazza Santo Ronzo, dove troviamo anche Santo Ronzo,
su un obelisco alto 29 metri. E questo è uno degli orologi più strani che abbia mai visto. Il monumento venne eretto come segno di gratitudine perché ritenevano che è stato Santo Ronzo a preservare la città di Lecce dalla peste. Nella stessa piazza trovate anche il Palazzo del Sedile che, come quello a Polignano, una volta serviva alle istituzioni per prendere le decisioni. Invece sotto impalcatura, peccato non si vede, c'è una piccola chiesetta di San Marco. Ma come funzionava il sedile se non avete visto il video di Polignano? È una cosa molto semplice, utilizzando il linguaggio di oggi, il consiglio comunale si riuniva, si sedeva e prendeva una decisione, per differenza di oggi, e siamo arrivati al mosaico della lupa, che poi è la riproduzione dello stemma della città. In giro si dice che i studenti leccesi però evitano di pestare questo mosaico perché se dovessero farlo non passerebbero più gli esami. Non sono uno studente, ma eviterò di farlo anch'io. A questo punto della storia ci lasciamo trasportare dai palazzi, dai colori e dalla gente, perché ci siamo resi conto che è impossibile sbagliare la strada. E qui abbiamo trovato una foresta di balconcini. E purtroppo non siamo riusciti a scoprirlo se è più antico questo palazzo o la Renault 4. Ovviamente noi per fare un giro a Lecce abbiamo stabilito un percorso, ma in realtà per vedere qualcosa a Lecce il percorso non mi serve nemmeno. E dopo aver fatto un po' di giri intorno siamo tornati in piazza per vedere questo bellissimo anfiteatro romano, perché a Lecce non c'è solo il barocco. E c'è pure il laboratorio per lo restauro. Ma è davvero in ottime condizioni e questa terza fila di scale c'è anche il poggiaschiena che è conservato perfettamente. Anche a Brescia abbiamo l'anfiteatro romano, ma questo è conservato molto molto bene. Prima di andare da mangiare siamo passati qua a vedere il castello di Carlo V, che è più esteso castello che si può trovare in Puglia. Oh, ma l'hanno tirato al lucido. Ok, è stato costruito da re Carlo V, ma c'è un però. È stato fortemente ristrutturato durante il regno di Federico II, ovviamente. Ma che arnese è questo? Tritava i sassi? Dai, che è arrivato ora di mangiare. Andiamo a mangiare la puccia? Visto che noi siamo quelli di street food, non siamo andati in un ristorante a mangiare la puccia, ma in una pucceria tipica. Ed eccola arrivata. Abbiamo preso la specialità del giorno, puccia con polpo, che va accompagnata con le cime di rapa e pomodori secchi. Wow, ma guarda prima. Vuoi provare? Allora può sembrare che pomodori secchi, cime di rapa e polpo che messo tutto insieme non si sente nessun sapore, si sente ogni singolo sapore. Quello che a Vieste è la papauscia, qui nel Salento è la puccia, sono due cose così simili ma così diverse. Ma non dovete assolutamente prendere in considerazione la mia opinione, perché cime di rapa e polpo sono i miei ingredienti preferiti. Andiamo avanti adesso. E forza Lecce! Ed eccoci tornati. Ora dobbiamo assolutamente riposare. Infatti dobbiamo assolutamente riposare e per farlo andiamo verso le torri, Torre dell'Orso e Torre Sant'Andrea, e dopo un caffè ad Otranto ci spostiamo verso Leuca per salutare Adriatico ed ammirare il tramonto dalla punta più meridionale di Puglia. E vi diamo appuntamento come al solito lunedì prossimo alle 19:30. Alla prossima!